E se domani mattina ci svegliassimo e il governo dichiarasse una situazione di emergenza, dicendoci che l'acqua potabile rimasta non ci durerà più di 4 mesi, limitando così il consumo di 2 litri di acqua al giorno massimo a persona, come reagiremo? Beh, io dico che prevenire è meglio che curare, quindi let's get started! Ciao a tutti e bentornati su questo canale YouTube, ciao Valentina, canale dove parliamo di eco-minimalismo. Dunque, tutti tranquilli che con l'esclamazione di prima, l'intro di prima, non voglio far venire l'ansia proprio a nessuno. Però obiettivamente questa è una cosa che può succedere. Può succedere perché? Perché molto spesso diamo per scontato che se qualcosa c'è e funziona in questo modo, di conseguenza durerà per sempre. Ma non è così e il 2020 ci ha dimostrato che le cose vanno e vengono e la normalità in realtà non esiste. Quindi nel video di oggi voglio elencarti 17 idee che ti aiuteranno a risparmiare acqua nella quotidianità e di conseguenza soldi, perché l'acqua alla fine dei conti, alla fine del mese ci costa, o no? Ma prima di iniziare ad elencarti queste 17 idee, voglio raccontarti il motivo per il quale ho deciso di creare questo video. In realtà hai due motivi. Uno, perché me lo avete richiesto. Due, perché recentemente mi sono imbattuta in un TED Talk di Lana Masaré in merito alla tematica acqua. Ed è lei stessa durante questo talk show che afferma che a Cape Town nel 2017 il sindaco si è trovato a dichiarare una situazione di emergenza avvisando i cittadini di Cape Town che l'acqua rimasta era davvero al limite e di conseguenza limitava l'uso di 100 litri di acqua al giorno a persona. Giusto per darti un'idea, una vasca contiene in media 80 litri di acqua. Lana inoltre dà un'idea di cosa un individuo può fare con 100 litri di acqua al giorno. E con 100 litri di acqua al giorno un individuo può farsi una doccia veloce di 5 minuti, lavarsi il viso 2 volte e tirare l'acqua dello sciacquone massimo 5 volte al giorno. In questa attività non si includono il lavarsi i denti, dare da bere alle piante, fare il bucato e tantomeno bere un goccio d'acqua. Sono sincera, dopo questa dichiarazione di Lana la cosa non mi ha sorpreso molto. Ho pensato, è Africa. In Africa ci sono sempre stati problemi di acqua, non è una novità. Ma sempre nello stesso talk, Lana afferma che questi problemi si sono sviluppati anche in Australia e più precisamente a Melbourne agli inizi degli anni 2000. E poi questi problemi sono arrivati anche ad Adelaide e a Sydney. Insomma, un problema che va a toccare anche i paesi sviluppati e questo mi ha fatto pensare che come il problema di carenza d'acqua sia successo in Australia, potrebbe senza nessun problema verificarsi anche in Europa. Può senza nessun problema verificarsi anche in Italia e in Gran Bretagna. Ho fatto delle ricerche per capire quanta acqua potabile resta all'Italia, ma onestamente non sono riuscita a trovare grandi informazioni. Quello che però sono riuscita a trovare è quanta acqua un italiano in media consuma al giorno. E in media un italiano consuma dai 118 a 215 litri di acqua al giorno. C'è questo grande dislivello perché dipende dalla regione. Solitamente un valdostano consuma più acqua rispetto a un cittadino dell'Emilia-Romagna. Non so perché questa differenza. Comunque, questi sono i dati che sono riuscita a trovare. Ho trovato un'altra informazione, questa arriva dall'Organizzazione Mondiale della Salute, che dice che se si supera la soglia dei 50 litri di acqua al giorno si ha dello spreco. Insomma, l'Italia, ma così anche la Gran Bretagna, non si fa di sicuro conoscere per l'attenzione e il rispetto che come paesi hanno nei confronti dell'acqua. Detto ciò, direi di iniziare finalmente ad elencare questi 17 punti che spero vivamente ti possano aiutare a risparmiare acqua nella quotidianità e di conseguenza qualche soldo. Ovviamente, se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche e a lasciare un like di supporto a questo video, a questo canale che sta crescendo ogni giorno sempre di più anche grazie a te. Bene, quindi punto 1. Tirare meno l'acqua del WC. Ogni volta che tiriamo l'acqua sprechiamo in media 5 litri di acqua.
e in media tiriamo l'acqua 8 volte al giorno. La soluzione è dunque di tirare l'acqua del water meno volte al giorno e soprattutto non utilizzare il nostro WC come cestino per assorbenti, mozziconi di sigarette, eccetera, eccetera, per evitare appunto di tirare l'acqua inutilmente. E come dicono gli inglesi, nel WC ci vanno solo le 3 P: paper, pee and poo. Avere meno acqua nella tanica del WC. Oggigiorno le taniche sono piuttosto piccole per minimizzare la quantità di acqua scaricata ogni volta che tiriamo l'acqua. Ma se hai un bagno vecchio con una tanica piuttosto grande, considera di metterci una bottiglia dentro. Questa alzerà il volume dell'acqua e di conseguenza la tanica risulterà piena con meno acqua. Consiglio di metterci una bottiglia di vetro piuttosto che di plastica per evitare il deterioramento di questa nel tempo e di conseguenza che piccoli frammenti di plastica si disperdano nell'acqua e di conseguenza nei nostri mari. Così facendo eviti uno spreco eccessivo di acqua ogni volta che tiri l'acqua dello sciacquone. Fai docce brevi. Consumiamo in media 25 litri di acqua per ogni 5 minuti di doccia e considerato che oggigiorno farsi la doccia è visto più come un rituale rilassante che per lavarsi effettivamente, consiglio dunque di aggiustare la manovella dell'acqua a 40 gradi e su eco, oppure di installare una testina moderna che modera la pressione dell'acqua. E ovviamente non dimentichiamoci farci docce più brevi. Meno acqua nella vasca. Una vasca può contenere fino a 100 litri di acqua. È opportuno dunque farsi bagni con poca acqua. Come dico io, vado a farmi un bagno in una pozzanghera. Chiudere l'acqua quando ci laviamo i denti. Questa può sembrare una cosa banale e scontatissima perché è una forse delle prime cose che ci viene insegnato fin da piccolini, ma molto spesso siamo sovrappensiero, siamo in ritardo, non facciamo attenzione e ci dimentichiamo l'acqua aperta mentre ci laviamo i denti. Quindi avere un po' di attenzione anche sulle piccole cose che ci sono state insegnate anni fa ci aiuterà sicuramente a risparmiare di acqua e di conseguenza risparmiare di bollette. Chiudi l'acqua quando ti radi. Questa vale sia per gli uomini che per le donne. Indipendentemente che tu sia uomo e ti fai la barba o donna e ti depili le gambe e non solo, assicurati di chiudere l'acqua mentre ti depili e di riaprirla quando devi risciacquare la lametta o devi risciacquarti le gambe o il viso se sei un uomo. Anche in questo caso risparmierai, ti posso assicurare, tantissima acqua e ovviamente soldi. Attenzione alle perdite di acqua. Le perdite di acqua dai nostri lavandini e dalle nostre tubature, quando si verificano, sono presenti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e di conseguenza grandi quantità di acqua vengono sprecate. Quando ci accorgiamo che c'è una perdita di acqua è opportuno ripararla subito. E se ci accorgiamo che ci sono perdite idriche nella nostra città o nella nostra regione è importantissimo avvisare subito le autorità, perché purtroppo in Italia questo è un problema grande che ci porta a sprecare tantissima acqua, acqua che non possiamo permetterci di sprecare ed è di conseguenza opportuno che noi cittadini facciamo appunto i buoni cittadini avvisando le autorità quando vediamo che qualcosa non va nella nostra città, nella nostra provincia, nella nostra regione, perché molto spesso tendiamo a chiudere gli occhi e non possiamo più permettercelo. Non usare pompe dell'acqua per lavare la macchina e questa è un'idea che arriva sempre dal TED Talk di Lana. Infatti in alcune città australiane come a Sydney per esempio è vietato lavare la macchina con le pompe, invece vengono utilizzati i secchi. Questo perché? Semplicemente per diminuire lo spreco di acqua. Sicuramente un'idea da portare in Italia con furore dall'Australia, meno qui in Gran Bretagna perché tanto piove sempre, non c'è gusto lavare né la macchina e tanto meno le finestre, quindi direi che è un'idea da portare in Italia, quello senza dubbio.
Non giocare con l'acqua. Chi non l'ha fatto si gioca con l'acqua soprattutto in estate, ma per questo punto prendo ispirazione da Lana che ha vissuto in Giordania fin da piccolina e lì i problemi dell'acqua sono sempre stati ben sentiti da tutta la popolazione e raccontava che da piccolina invece di utilizzare e di fare i gavettoni, non so se questo è un termine conosciuto in tutta Italia ma sicuramente si usa dalle mie parti, ovvero mettere dell'acqua all'interno dei palloncini e lanciarseli l'uno con l'altro, Lana utilizzava la farina. Ora, tra parentesi, sconsiglio l'utilizzo di palloncini perché non hanno assolutamente niente di sostenibile, anzi sono piuttosto inquinanti. E la farina comunque è uno spreco alimentare se viene utilizzato in questo modo, ma considerato che la perfezione non esiste in qualche modo nella vita e bisogna divertirsi, ecco, questa potrebbe essere un'alternativa per risparmiare di acqua, utilizzare appunto la farina dentro i palloncini invece che l'acqua. Altra challenge che Lana ha fatto da giovane, invece di fare la famosa Ice Challenge, quindi la sfida del ghiaccio rovesciandosi addosso secchi di ghiaccio, con cosa lo faceva? Con la sabbia. Io posso solo immaginare quanto la sabbia sia difficile da togliere, forse è ancora peggio del ghiaccio se vogliamo vederla da un punto di vista pratico. Però ecco che alcuni paesi che hanno sempre vissuto con un occhio rivolto alla scarsità dell'acqua e un'attenzione rivolta all'acqua, ecco che si sono inventati alternative per comunque divertirsi ma con intenzionalità. Quindi ecco che trovare alternative all'acqua per divertirsi è possibile se si vuole cercare queste alternative. Usa una bacinella per lavare frutta e verdura. Invece di utilizzare l'acqua corrente per lavare frutta e verdura, possiamo raccogliere l'acqua in un contenitore e mettere l'acqua e la verdura in ammollo. Una volta che tutto è lavato, possiamo utilizzare quell'acqua per dar da bere ai fiori, per esempio. Io quell'acqua la conservo in un vaso che ho in cucina, che non è per niente estetico, ma di sicuro funzionante. Conserva l'acqua che non ti serve. Conserva l'acqua fredda che esce prima dell'acqua calda, sia questa del rubinetto, della doccia, della vasca e usa poi quest'acqua per annaffiare i fiori o scaricare l'acqua del WC. Acqua fredda in frigo. Mi piace bere l'acqua che sia a temperatura ambiente, ma al mio ragazzo piace bere l'acqua fredda. Quindi ho imparato a mettere in frigo l'acqua per lui. In questo modo evito di far correre l'acqua del rubinetto per farla diventare fredda. Non lavare i piatti con l'acqua corrente. In media sprechiamo 6 litri di acqua al minuto quando laviamo i piatti con acqua corrente. Io uso dunque una bacinella di acqua per lavare tutti i miei piatti, in questo modo sono sicura di ridurre il consumo e lo spreco di acqua ogni volta che lavo i piatti. Annaffia il giardino solo quando serve e se hai la possibilità annaffia il tuo giardino solo con acqua piovana. Ti consiglio inoltre, se hai la possibilità di farlo, di installare una tanica di acqua che collezionerà l'acqua piovana. In questo modo ti sarà più facile poi utilizzarla. Questa tanica è stata realizzata dal mio ragazzo, utilissima, l'ho già citato in diversi video, ho intenzione di installarne un'altra ma ancora non abbiamo deciso il come, dove e quando. Fammi sapere invece se anche tu hai una tanica che colleziona acqua piovana in giardino e se invece sei in terrazza, se hai qualche alternativa valida che puoi suggerire a chi ha le terrazze e non il giardino. Avere la terrazza qui in Gran Bretagna non è cosa comune, a meno che non si vada nei nuovi buildings, nei nuovi edifici costruiti, quindi è una cosa a cui non ho mai pensato, ma se hai qualche consiglio, commenta qui sotto. Lavastoviglie solo quando è piena. Le lavastoviglie a basso consumo idrico di ultima generazione richiedono in media 6 litri d'acqua per ciclo, mentre le lavastoviglie più datate e meno efficienti arrivano a consumarne anche 45
di litri di acqua per ciclo. È opportuno dunque cambiare la lavastoviglie quando se ne ha l'opportunità con un basso consumo idrico e per fare andare la lavastoviglie solo quando è piena. Lavatrice solo quando è piena. Anche in questo caso le lavatrici ultimo modello consumano in media 40-50 litri di acqua per 5 kg di lavaggio. Quelle più datate fino a 100-120 litri di acqua, sempre per un lavaggio di 5 kg. È opportuno dunque cambiare anche in questo caso la lavatrice quando se ne ha l'opportunità e soprattutto far andare la lavatrice quando è davvero piena. Basta con i mezzi lavaggi. Piante che non bevono. Personalmente adoro le piante che non bevono e una di queste, la mia preferita, è questa monstera che poverina sopravvive anche senza acqua. Io sono una di quelle persone che si dimentica di dare da bere alle piante e quindi le piante che non richiedono tanta acqua per vivere mi fanno vivere con un peace of mind. Quindi ecco che consiglio di rivolgersi a delle piante che bevono poco piuttosto che a delle piante che richiedono tanta acqua. Anche questo è un modo semplice per limitare il consumo di acqua nella quotidianità. Bene, siamo arrivati alla fine di questi 17 punti, spero davvero che questo video ti sia piaciuto e che tu lo abbia trovato utile e stimolante e alternativo. Fammelo sapere con un like se ti è piaciuto e lascia un commento qui sotto. E ovviamente condividi questo video con tutte le persone a cui potrebbe interessare risparmiare acqua e soldi nella quotidianità. Ovviamente ti invito un'altra volta ad iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto per non perderti i successivi video e noi ci vediamo sabato prossimo come sempre con un nuovo video. Nel frattempo ti lascio questi due. Un bacio grandissimo, ciao e buon weekend!